Ciao a tutti amici del Gallo col Joypad, bentornati a Giochiamo a Hexen. Questo è l'episodio numero 6 e oggi iniziamo il nuovo livello, il nuovo hub che è il Bosco Oscuro, se non ricordo male, Dark Woods. Come anticipato non sono andato a sbloccare il livello segreto. In questo caso c'è solo un po' di bottino, ok? C'è un set completo di armatura, mana che però siamo già a posto direi, e anche come fletchets e pozioni di quarzo. C'è un'icona del difensore, si può raggiungere, che sarebbe anche una cosa buona da recuperare, ma possiamo andare oltre. Quindi avanti. Ok, qui abbiamo un attimo di storia che dice che abbiamo superato la prova dei 7 portali. Siamo stati testati dal guardiano di fuoco, ghiaccio e acciaio. Quello che ci aspetta sono deserti, paludi, caverne e altre amenità del genere. E quindi dobbiamo raggiungere un posto che si chiama Hypostyle, mi pare. Comunque la fine del prossimo livello non è nel sottolivello iniziale, nel lab, è in un livello. Vedrete, vi farò vedere adesso. My servants can smell your blood, human. Oh, così disse Corax. Allora, oh, eccoci qua. E già ci hanno visto. Ci hanno visto, sono dei minotauri e quindi sapete già cosa li aspetta. Ma soprattutto cosa ci aspetta? Ci aspetta la terza arma. La favolosa terza arma, favolosa per il guerriero, stupefacente per il mago, come ho già detto il chierico. Al chierico è toccata la pagliuzza corta, ma non importa. È facile. Ok, gli vedo un Etting. Ok. C'è un elmo. Ok. Adesso ho svegliato tutti perché ho agitato la mia mazza. Il rumore del vento mosso dalla mia mazza li ha svegliati. Le grida strazianti del loro compatriota che stava morendo soffocato, quello no. Ok, fa meglio procedere. Ok, allora sì, centauro, vari centauri. Allora signor centauro, stia lì, ho una sorpresa per voi. Ci picchia solo uno, va bene, dai. Ecco qua. Sento Afrit a tutto spiano. Questo non mi piace. Ok, dopo questo inizio direi che possiamo salvare. Che è con F6, quick save, certamente, perfetto. Allora, questi. Ok, ci passo sotto. Qua ovviamente si può andare su.
Allora, io direi intanto possiamo andare su a prendere lo stelmo. Ok. C'è un mana verde. C'è un combi mana. Eccoli là. Combi mana. Questo dà... mi pare che l'abbiamo anche già visto alla fine del precedente livello. Un po' di mana di ciascun tipo. Ok, saltare giù qua equivale a lasciarci le penne. Qui, se non ricordo male, si apre un passaggio segreto alla fine per accedere al livello segreto. E in questo caso il livello segreto sì sarà utile da fare perché dentro c'è una leva che apre un altro livello segreto più avanti. Quindi se viene saltata sono dolori. Ok, abbiamo già cominciato con i teletrasporti. Però sono allora, questa sicuramente si aprirà dopo. Sì. Mi pare c'è un po' di rientranza, ma non riesco a fare di più. Allora, eccoli qua. Allora, 7 portali era una cosa facile, no? C'era l'hub centrale dei 7 portali e aprire le strade agli altri livelli non era cosa complicata. Qui invece, per raggiungere i teletrasporti per i sottolivelli, dobbiamo... Qua per esempio ce n'è uno. Non so se vi ho raccontato di una volta in cui ho salvato la partita troppo vicino a un precipizio e ogni volta che la caricavo finivo giù. Questo è il punto. Questo è il punto. E più avanti per qua si va a uno dei livelli segreti. Poi un altro giù per di qua. Allora, giù per di qua, sì, non so se sentite il rumore d'acqua. Ora, voi non so se avete guardato il video dell'altro mio canale sul livello segreto Bright Crucible. C'è un nuovo mostro, ok? Ci sono anche mostri vecchi che rompono le scatole. Va bene. E adesso lo andiamo a vedere. Si sta nell'acqua e bisogna essere nell'acqua per essere attaccati. Finché non si viene attaccati, qua. Ok, si può andare per di qua. Allora, qui c'è una parte del livello dove c'è il martello della... il martello del castigo, la terza arma del guerriero, non ci interessa. Qui c'è un Afrit. Ok, qui... proprio qui sarebbe la terza arma del mago, libro degli incantesimi di arco voltaico della morte, e quindi dobbiamo andare a vedere da altre parti per trovare l'arma del chierico, che dovrebbe essere a queste parti se non ricordo male. Attenzione a spaccare le urne, potrebbe esserci un Afrit dentro. Le urne sono come i vasi e le urne sono come uova degli Afrit. Ok, non c'è problema. Molto mana verde. Okay, bene. Salviamo. E andiamo dentro. Qui. Ok, c'è. Ok, serpenti del caos.
Molti serpenti del caos. Ma sono qua? Qua ci sono serpenti del caos. Serpente del caos. Ok. Serpenti del caos eliminati. Questa è una zona un po'... penso sia la più ostica. Beh, no, anche quella del passaggio acquifero è rognosetta. Questa l'ho fatta col mago e sono anche morto. È il primo punto dove sono morto. È tutta una serie di trappole. Ok, serpente del caos. Eccolo qua. Ok. Ok. Allora, questa zona è molto importante, Eccole là le trappole. Adesso sta succedendo di tutti i colori. Questo è il portale che dà al livello, al sottolivello finale, e come vedete ci sono degli affreschi, ok? Ogni affresco deve essere illuminato. Per illuminarlo dobbiamo attivare una leva o marchingegno in uno dei 3 sottolivelli. Ce ne sono, come in precedenza, 2 per sottolivello. Una volta accesi tutti e 3 si aprirà questo portale che dà al sottolivello finale. Ok? Onestamente posso anche vedermela ammazzate. Ok, adesso per interrompere questo trappolone dobbiamo salire di sopra. Per farlo, se non ricordo male, bisogna andare per di qua. Attenzione che ci sono trappole a go go. Ok, adesso si è alzata questa scala qui. Ok, non cadiamo giù, andiamo per di qua. Ovviamente adesso, se non ricordo male, qui dovrebbe esserci l'incantesimo di tempesta del fuoco, come si chiama, dentro questo pozzetto qua. Eccolo lì. Vedete il simbolo infuocato? La runa infuocata? Quello è il nostro incantesimo. Mi ricordavo bene. Ecco qua, tempesta di fuoco. Ah, sembra fichissimo, vero? Ragazzi, amici miei, vi devo dare una brutta notizia. Allora, questo dovrebbe chiudere una parte delle trappole, ma non è finita qui, quindi save. Allora, adesso sono sparite le scale. Al loro posto c'è un'altra rampa di scale, questa volta che va in giù, che va in quel pertugio lì. Quindi dobbiamo saltare e andare lì. Bene, sembra facile. Purtroppo ci sono dei... come si chiamate? Centauri. Ci sono dei centauri da aspettarci. Mi pare che il coso sia più o meno casuale. Eccoli qua. Niente, però... dovremmo farcela. Purtroppo lo spazio è troppo angusto per usare le fleccette. Rischiamo di ucciderci. Ok, bene.
Oh, ma che bella caverna, vero? Ormai dovreste aver capito anche voi che quando c'è una caverna così con una urna mistica nel mezzo, il trappolone è garantito. Ok, bene. E tutto tace finalmente. Ok, adesso possiamo andare qui. Qui si va, c'è un teletrasporto. Oh, ok, salve. Ok, ecco qua, qui c'è il teletrasporto, uno dei 3 livelli minori e qui si può tornare su. Ovviamente in questa stanza ci sono cose da vedere. Eh, e nuovi modi di morire. Allora, là c'è del mana verde che per ora... Ok, qua appare abbastanza... Ok. Ok, non è che ci sia molto altro. Ehm, sì, sono tutti pozzi senza fondo qua. Ok. Oltre all'urna mistica non mi pare che ci sia altre cose interessanti. C'è mana, che a livello di difficoltà normale come siamo adesso non è che abbiamo bisogno di mana, però. A livello di difficoltà più elevati. Allora, io direi che possiamo cominciare la nostra avventura col portale. Ok. Andiamo. Ok, dove siamo? Le caverne di Circe. Sento puzza di maiale. Ok, se sbaglio sono arrivato qua anche col mago. Sono avanzato di poco. Volendo possiamo tornare indietro. Allora, sapete cosa? Questo non è... Ecco. Oh, no, 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 no. Perché? 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 Ok, questo non è il modo di affrontare il livello. E ho usato quasi tutto il momento, quindi è il momento. Ecco qua. Questa è tempesta di fuoco. Cioè, ne occorrono 2. Se sbaglio sono 4 mana a colpo. E ne occorrono 2 per uccidere un serpente del caos. Quando l'arco della morte del mago costa 5 e basta un colpo per eliminarne uno. Va bene, allora qua abbiamo fatto, potremmo anche vedere un'altra zona invece prima di avanzare, mentre ci sono... si continua giù per di qua, bello l'effetto, e poi torniamo all'inizio, anche perché... Ok, siamo tornati qui da dove siamo arrivati. Oh. No. Ah, scusate. Ok, ho capito tutto. Ho capito tutto. Quindi l'uscita è per di qua. Ok. Andiamo a vedere... Salve. L'idea sarebbe quella che fa danno a contatto e poi fa un'area effetto con danno prolungato. Ok, ma insomma è un po'... Per carità, ok, il bastone del serpente è probabilmente la miglior arma dell'intero gioco.
insomma, come la terza arma a ridursi a essere una mazzaettine e poco più, insomma, è proprio il massimo. Andiamo a vedere questa cosa iniziale, questo, ok? Allora, secondo una guida di riferimento, il livello che si arriva ad entrare alla fine di questa sezione è consigliato come primo, però non è che ci sia tanta differenza. Eccolo là. Allora. Ok, quello ti frega. Forse è più facile correndo, ma dopo se corri rischi di cadere. Anche qua per esempio si può correre, secondo me. Si può anche saltare, può anche... Non c'è proprio spazio per saltare perché abbiamo proprio il tetto sopra. Ok, ce l'abbiamo fatto lo stesso. C'è del mana verde e qua si salta. Ok, questo ecco il problema. Se salvi troppo vicino al dirupo, sì, non va bene. Per fortuna Gisi Doom ha una funzione di salvataggio automatico una volta che entri in un sottolivello, per cui ok, sarà, ma a me forse vado meglio così. Ok, forse correndo, forse puoi correre senza cadere. Qua si devi saltare. Ok, si è aperto qualcosa, non è ben chiaro cosa. Comunque possiamo tirare questa leva. So di essere... Ah sì, una specie di... Proviamo a correre, adesso non mi ricordo se ho l'autorun. Sì, ho l'autorun e premo per rallentare, va bene. Ci provo io, La facevo tanto difficile. Guarda lì. Va bene, visto che il mana verde abbonda. Ok. Sì, ne abbiamo usati 70 di mana così. Diciamo che non è molto efficiente come arma. Ok, quindi questo sarà la nostra tomba. Ok, entriamo, perché siamo già a 24 minuti. Entriamo e vediamo cosa ci attende. Ok, questo livello è... Le Wastelands, mai capito quale sia la corretta traduzione in italiano. Terre brulle? Ok, non mi piace questo rumore che sento. Lo sentite anche voi? Non mi piace per niente. Ok, allora. Firestorm si è stato promosso a nostra arma da scouting. Ok.
Ora ho visto che cosa sono. Improvvisamente mi si è sbloccata una memoria. Il rumore sono questi pali che emergono. E è inutile a dire, sembra superfluo, ma se ci passate sopra mentre stanno salendo, verrete impalati. Divertente, vero? Ok, perfetto. Allora, io continuerei la spedizione delle terre brulle la prossima volta e concluderei qua l'episodio numero 6. Perfetto. E con questo vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Ciao!